Appena arrivata a Varsavia, è pomeriggio. Dal momento che sono appassionata di street art, oggi pomeriggio la dedico alla scoperta dei murales della città. Per arrivare al primo murales sto passando attraverso i Giardini Sassoni. Si tratta del primo parco pubblico della città realizzato all'inizio del XVIII secolo. Fino al XX secolo ospitava anche il Palazzo Sassone, che però è stato distrutto durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Sono arrivata alla prima opera di street art. C'è da dire subito che i murales di Varsavia hanno lo scopo di raccontare la storia difficile della città, tragicamente segnata dalla Seconda Guerra Mondiale. Alla fine del conflitto la città era quasi del tutto spopolata e per l'85% distrutta dai bombardamenti. Quest'opera raffigura 6 ritratti di donna il cui mestiere si può riconoscere dai simboli disegnati. Ad esempio ci sono 2 combattenti della rivolta del ghetto ebraico, Rachel Auerbach e Zivia Lubetkin. Questo murales raffigura persone di differenti nazionalità. Il messaggio è storico e sociale. Prima della Seconda Guerra Mondiale Varsavia era una realtà multietnica. Con l'arrivo di Hitler la città fu distrutta e solo con la fine del conflitto e la ricostruzione la città sta ospitando di nuovo persone provenienti da tutto il mondo. Il dipinto ha lo scopo di onorare il dottore ebreo Ludwig Zamenhof, che in questo quartiere si cimentò nell'invenzione della lingua esperanto, con l'idea che una sola lingua in tutto il mondo avrebbe portato alla fine delle guerre. Questo murales è stato fatto da uno dei writer più conosciuti di Varsavia, Svansky, il cui tema principale è sempre riferito a uccelli e pesci. In questo caso il dipinto è stato fatto in onore della scienziata Marie Curie, nata e cresciuta a Varsavia. In questo caso l'artista ha disegnato un atomo al centro come referenza alla Curie. Altri murales invece si riferiscono a temi recenti di carattere politico e sociale, come la necessità di proteggere l'ambiente. Quest'opera serve a sensibilizzare la popolazione nella lotta contro il tumore al seno. Il ritratto raffigura una giovane donna sottoposta a chemioterapia e allo stesso tempo incinta. Si tratta della storia vera di una madre polacca che purtroppo 1 anno e mezzo dopo aver dato alla luce il bambino è morta. Per cena sono andata al ristorante Zapiek, dove ho mangiato uno dei piatti tipici polacchi, i piroghi, degli gnocchi ripieni di carne, verdura o formaggio. Io ho preso un assaggio misto. E ora un giro nell'atmosfera magica di Varsavia. La giornata di oggi la dedico alla scoperta della città. Per dettagli e curiosità sugli avvenimenti storici di Varsavia ho scritto un articolo il cui link si trova nella descrizione. Inizio partendo dal monumento a Niccolò Copernico, di fronte all'Accademia Polacca delle Scienze, mentre quella è la chiesa di Santa Croce, dove è conservato il cuore di Friedrich Chopin, nato e cresciuto nel Ducato di Varsavia fino al 1830. Sono ora a Piazza Pilsudski, una delle piazze che racchiude l'emblema della Varsavia post-bellica, un mix di stili differenti, dal Sofitel in stile moderno ai grattacieli con il Warsaw Tower che è il più alto d'Europa e soprattutto la tomba del soldato sconosciuto, all'ingresso dei Giardini Sassoni, sotto il portico a 3 colonne, l'unica a non essere stata distrutta dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo è il palazzo presidenziale di Varsavia, uno dei pochi edifici originali rimasti. Non fu distrutto dai tedeschi durante la guerra perché veniva usato dagli stessi come casinò, casinò nur für Deutsch, casinò solo per tedeschi. Sono ora nella città vecchia di Varsavia, dove una serie di strade acciottolate sulla quale si affacciano edifici colorati portano alla piazza principale, Piazza del Mercato. La città vecchia è uno dei simboli più importanti di Varsavia, fu completamente rasa al suolo durante la Seconda Guerra Mondiale e al termine del conflitto si decise di ricostruirla esattamente come era prima. Lo sforzo e la cura con cui è stata eretta nuovamente l'ha portata ad essere riconosciuta dall'UNESCO come Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Al centro della Piazza del Mercato, il cuore della città vecchia, si erge una sirena con spada e scudo, divenuta nel corso dei secoli lo stemma della città.
Mira e Cora la cittadella, che si trova a nord di Varsavia. Ripercorro un attimo alcune tappe della storia di Varsavia per meglio collocare questo imponente complesso militare. Nel 1795 ci fu la spartizione della Polonia, ovvero la Polonia fu divisa fra i suoi tre vicini, Impero Russo, Regno di Prussia e Monarchia Asburgica. Varsavia finì sotto l'orbita della Russia zarista. Nel XIX secolo ci furono due importanti sollevamenti del popolo polacco contro la Russia. La prima nel 1830. Dopo questa prima insurrezione lo zar di Russia fece costruire questo enorme complesso come prigione per gli oppositori polacchi. La seconda rivolta avvenne nel 1863. In questa occasione i rivoltosi venivano giustiziati qui, a Brama Stracen, l'imponente porta del campo che si affaccia sul fiume Vistola. Circa 40.000 persone furono detenute dentro la cittadella, centinaia furono giustiziate e migliaia furono deportate in Siberia. Merita sicuramente una visita al Museo del Blocco 10, un'ala della vecchia prigione politica. Qui si possono vedere le celle in cui furono detenuti i vari prigionieri. Tra questi ne ricordo due. Il primo è Józef Pilsudski, a cui è dedicata la piazza in cui sono passata prima. Era un rivoluzionario che all'età di 20 anni fu mandato in esilio in Siberia e nel 1900 incarcerato nella cittadella di Varsavia. Ma qui, grazie all'aiuto di un medico polacco, finse di soffrire di problemi psichiatrici e riuscì ad uscire dal campo. L'altro è Aleksander Sochaczewski, pittore polacco di origine ebraica che prese parte alla cospirazione contro i russi del 1860. Per questo fu mandato prima nella cittadella e poi in esilio in Siberia, dove rimase per 20 anni. Qui possiamo ammirare i dipinti di quegli anni difficili. Dopo il ritorno dalla Siberia si trasferì a Monaco di Baviera. Lascio la cittadella e mi dirigo di nuovo verso il centro. Questo è il Barbacane, una struttura difensiva fatta con mattoni rossi e costruita nel 1548. Serviva a difendere l'accesso alla città vecchia. Fu completamente distrutto durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e ricostruito nei primi anni 50. Sono arrivata alla città nuova, sviluppatasi alla fine del XIV secolo e così chiamata per distinguerla dalla città vecchia. Questa è la cattedrale del campo dell'esercito polacco, il tradizionale luogo di culto dei soldati. E di fronte alla chiesa si trova il monumento all'insurrezione di Varsavia. Questo monumento ricorda uno dei fatti che più hanno segnato la storia della Polonia, la rivolta di Varsavia del 1944. Il 1 agosto 1944 il popolo polacco decise di rivoltarsi contro l'esercito nazista che occupava la città dall'inizio del conflitto. Gli insorti avevano munizioni per 3 giorni, nell'idea che i tedeschi erano ormai deboli e i russi, alle porte di Varsavia, sarebbero arrivati in aiuto. Non fu così, la rivolta durò fino al 2 ottobre 1944, con la repressione da parte dei tedeschi. Molti abitanti furono uccisi, altri deportati. Dopodiché i nazisti saccheggiarono casa per casa e infine la bruciarono completamente. Varsavia si trasformò in una città fantasma. Mi trovo di fronte al Castello Reale di Varsavia, edificato intorno al XIV secolo. Fu sede dei monarchi polacchi fino alla spartizione della Polonia alla fine del XVIII secolo. Fu completamente distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale e ricostruito negli anni 70. Lì invece c'è la colonna di Sigismondo III Vasa, il re che nel 1596 trasferì la capitale della Polonia da Cracovia a Varsavia e andò a vivere nel Castello Reale. Spesso in questa piazza così movimentata ci sono esibizioni popolari. Finisco questa giornata rilassandomi con una passeggiata a Parco Lazienki, uno dei più grandi parchi pubblici della città di Varsavia a sud della città vecchia. Questa mattina farò un giro per il ghetto ebraico. La prima domanda che sorge spontanea è perché i 6 grandi campi di sterminio in cui si consumò l'Olocausto durante la Seconda Guerra Mondiale furono costruiti proprio qui, in Polonia. Le ragioni sono varie. In Polonia c'era la più grande comunità di ebrei di tutta Europa e inoltre per la logistica stessa del paese situato proprio al centro dell'Europa. Durante il Medioevo gli ebrei furono espulsi da vari paesi e il monarca polacco Casimiro il Grande, intorno al 1350, gli diede rifugio. Li invitò ufficialmente a Cracovia, che allora era la capitale dell'impero polacco. Dal Medioevo iniziarono ad installarsi qui.
Varsavia arrivò a contare 500.000 ebrei, un terzo della popolazione era ebrea e vivevano nel quartiere a nord. Di conseguenza, quando arrivarono i nazisti, ordinarono di costruire proprio qui il ghetto. Non resta molto della Varsavia ebrea, per la maggior parte distrutta durante la guerra. Quello che vediamo sono per lo più edifici moderni, ricostruiti successivamente, tra i quali spiccano i grattacieli. Questa è la sinagoga Nozik di Varsavia, costruita alla fine del 1800 in stile neobizantino. È l'unica sinagoga nel centro di Varsavia ad essere sopravvissuta alla guerra. Nel secolo XIX c'erano 440 sinagoghe a Varsavia. Solo 3 sopravvissero al conflitto e solo questa continuò a funzionare. Non fu distrutta perché di solito gli edifici non bombardati erano usati dai nazisti stessi. Qui ci sono gli edifici che sopravvissero alla guerra. Gli ebrei vivevano qui, chiusi nel ghetto, e in questo murales c'è scritto Kamienica. In polacco, se separiamo le parole, c'è kamień i ko, pietra e che cosa. Con questo volevano dire che sì, è solo mattone, solo pietra, però ha un grande significato perché fu testimone di un grande orrore. Nel 1939, quando i tedeschi entrarono a Varsavia, non avevano ancora chiaro che cosa fare degli ebrei. Non c'era un piano concreto. La soluzione finale si sviluppò durante la guerra. All'inizio limitarono i loro diritti e gli imposero di portare una fascia bianca con la stella di David, come simbolo di riconoscimento. In un secondo momento arrivò l'idea del ghetto. Nell'estate del 1940, in soli 2 mesi, gli stessi ebrei dovettero costruire le mura del ghetto. Il muro era lungo 18 metri ed occupava uno spazio di 4 km di lunghezza e 2,5 di larghezza. Qui furono rinchiuse 500.000 persone. Quello che si vede qui è la parte di muro che correva lungo la via e che divideva il ghetto dalla parte tedesca. Ci sono ancora i segni degli spari sul muro e la placca che pone 1940-1942. È la parte più grande del muro che rimane. Le condizioni di vita nel ghetto erano disumane. Il problema più grande era il sovraffollamento, 500.000 persone nel 3% di Varsavia. Si stima che in ogni abitazione ci fossero 8 persone, in un edificio 100 persone. Gli inverni erano freddi, senza riscaldamento e con malattie e fame che dilagavano. Il cibo scarseggiava, quindi si formarono bande organizzate che trafficavano cibo attraverso diverse vie, tra cui i canali di scolo dell'acqua, per passare da una parte all'altra della città. Circa 100.000 persone morirono in questi anni di stenti, il resto nei campi. Molte persone morivano sui marciapiedi. In questo caso c'erano unità specifiche che passavano per le strade raccogliendo i corpi e portandoli al cimitero ebraico. I nazisti istituirono una sorta di consiglio amministrativo chiamato Judenrat affinché gli ebrei stessi amministrassero il ghetto. A capo dello Judenrat c'era Adam Czerniakow. Il 22 luglio 1942 i nazisti gli chiesero di collaborare nella preparazione dei treni che portavano ai campi di concentramento. Lui si rifiutò e il giorno successivo, il 23 luglio 1942, si suicidò assumendo cianuro di potassio nel suo ufficio. Quella è la casa in cui visse fino alla sua morte. Questa è la carta del ghetto in cui possiamo vedere il ghetto piccolo, il ghetto grande e il cimitero ebraico. Nel ghetto piccolo le condizioni di vita erano leggermente migliori, nel ghetto grande erano peggiori. A nord-ovest c'era il cimitero ebraico. C'era una sola possibilità di andare dal ghetto grande a quello piccolo, il ponte di legno che si trovava proprio qui e di cui è rimasta l'insegna commemorativa. Mi trovo in via Ogrodowa. Questo era un tribunale che fu escluso dal ghetto perché i nazisti volevano che i polacchi vi avessero accesso. Qui entravano i polacchi, dall'altra parte gli ebrei del ghetto grande. Questo edificio era l'unico punto di incontro tra ebrei e polacchi. Di solito i traffici clandestini di cibo, documenti falsi, avvenivano qui. Per questo era anche il punto di fuga del ghetto. Scappare dal ghetto era difficile, ma non impossibile. Più difficile era sopravvivere al di fuori. Come racconta la stessa popolazione, molti polacchi rimasero neutrali all'Olocausto a causa della paura e della responsabilità collettiva. Altri decisero di aiutarli a costo della loro stessa vita. Oggi pomeriggio faccio un giro alla scoperta di Varsavia durante il comunismo. Già durante la Seconda Guerra Mondiale, i 3 grandi, Stalin per l'URSS, Roosevelt per gli USA e Churchill per il Regno Unito, si riunirono alla conferenza di Teheran nel 1943 per decidere le sorti dell'Europa. Già in questa occasione si delineò chiara la visione espansionistica russa, con l'Europa orientale sotto l'orbita sovietica. E fu così che alla fine della Seconda Guerra Mondiale la Polonia divenne un satellite dell'URSS. I polacchi non volevano il comunismo, ma gli fu imposto. I comunisti consolidarono gradualmente il loro potere, eliminando le voci di opposizione. La particolarità della Polonia postbellica fu che il comunismo continuò a convivere con la fede cattolica. La religione, infatti, era parte integrante dell'identità polacca
e l'unico modo per Stalin per poter controllare il paese era quello di accettarla. Ciò che colpisce maggiormente è lo stile architettonico della Varsavia comunista. Quando iniziò la ricostruzione si optò per blocchi a 16 piani al fine di far entrare in maniera uguale sole e luci in una città fredda come Varsavia. L'esempio più emblematico di architettura comunista a Varsavia è il Palazzo della Cultura e della Scienza. Fu costruito in soli 3 anni, dal 1952 al 1955, un regalo di Stalin alla Polonia. Vennero impiegati 8.000 lavoratori, di cui la metà provenienti dall'URSS. Si trovava proprio di fronte alla stazione, di modo che tutti coloro che arrivavano via treno capissero subito che si trattava di una città sovietica. L'architetto responsabile fu Lev Vladimirovich Rudnev, che progettò un edificio alto 237 metri. A quell'epoca si trattava del più alto in tutta la Polonia e del secondo in tutta Europa, dopo l'Università di Mosca che era alta 240 metri, 3 metri in più. Il palazzo era un mix di stili, storicismo polacco, art déco e soprattutto il realismo socialista. L'architettura comunista sostituì le figure della monarchia con allegorie, come il filosofo che legge Marx, e soprattutto con i nuovi eroi del comunismo, ovvero i lavoratori, operai come minatori e agricoltori. Vicino al Palazzo della Cultura, dove oggi c'è un parcheggio, a suo tempo c'era una grande piazza in cui si svolgevano parate e discorsi degli esponenti del partito. In ogni elezione il Partito Comunista raggiunse circa il 99% dei consensi, voto ovviamente pilotato. Ma a parte gli oppositori, per la gente comune il comunismo non fu un'epoca uguale. Ci furono momenti di prosperità e di crisi che determinarono un sostegno più o meno ampio nei confronti del partito. Sicuramente gli anni 70 furono un periodo di prosperità per le famiglie polacche, ci furono le prime vacanze al mare e per alcuni anche la possibilità di acquistare la prima auto. Ma negli anni 80 il paese entrò in una profonda crisi economica, la nazionalizzazione delle industrie, i crolli di produzione, il razionamento alimentare con l'introduzione di carte razione per acquistare beni primari come zucchero e latte portarono a una serie di violente proteste sociali cavalcate da Solidarnosc e che si risolsero con la caduta del muro di Berlino nel 1989. Questo è il tipico milk bar polacco, divenne molto diffuso in epoca comunista, era così chiamato perché il latte era la base degli ingredienti. La particolarità di questo bar era di essere simile a un fast food, prezzi bassi e servizio veloce. Molti operai che non avevano una mensa nel loro luogo di lavoro venivano qui a mangiare. L'obiettivo era chiaro, mangiare in maniera veloce ed economica per poi ritornare a lavorare. Via Marszałkowska, la via che va da Piazza della Costituzione al Palazzo della Cultura e della Scienza, fu la via scelta dai comunisti per le grandi parate. Piazza della Costituzione è ricca di simbolismo. Sapendo che l'architettura era la forma più forte e diretta di propaganda, cominciarono a rappresentare lungo i muri degli edifici figure di operai, dai minatori agli agricoltori. Secondo la nuova visione socialista, gli operai dovevano avere accesso diretto alla piazza centrale. Per questo motivo si affacciava qui l'MDM, un grande complesso residenziale realizzato secondo lo stile del realismo socialista nel 1950-1952. Era composto da edifici di 6 e 7 piani ed avrebbe dovuto ospitare 45.000 lavoratori e le loro famiglie. Si trattava del principale investimento architettonico socialista realista a Varsavia, insieme al Palazzo della Cultura e della Scienza. Questa mattina mi dirigo verso il quartiere Praga, dall'altra parte del fiume Vistola, considerata come la Varsavia alternativa. Ci sono varie ragioni alla base di questa definizione. A poco le vedremo. Per andare dall'altra parte del fiume sto attraversando il ponte Szlasko-Dąbrowski, il primo ponte della storia di Varsavia, costruito nel secolo XIX. È stato costruito qui perché in questo tratto il fiume si restringe, ed è infatti qui che alla fine del 1300 si creò il primo nucleo della città. Si trattava di persone che trasportavano merci attraverso il fiume e che gradualmente si stanziarono qui. Chiamarono questo primo quartiere Praga, ma non si riferisce alla capitale della Repubblica Ceca. In ceco Praga significa pietra, in polacco Praga deriva da pracic, che significa bruciare, perché le persone iniziarono a bruciare i boschi vicino alla riva per seminare. A mano sempre più persone si stanziarono qui, formando altri villaggi, finché nel 1648 il re polacco la dichiarò città, dal momento che aveva una gestione a sé stante rispetto a Varsavia centrale. Nel 1795 ci fu la spartizione della Polonia tra Russia, Prussia e Impero Asburgico. Varsavia finì sotto l'orbita russa, al confine con le altre due superpotenze. Di conseguenza i russi vi concentrarono nel secolo XIX tutta l'industria moderna, per gestire più facilmente i traffici commerciali. I russi lavoravano a Varsavia centrale come soldati e ogni notte ritornavano nel quartiere Praga, dove avevano le loro abitazioni, attraversando il fiume in barca.
Gli alloggi si trovavano vicino alla stazione che connetteva direttamente il quartiere di Praga con Pietroburgo. Perché i russi che lavoravano tutti i giorni a Varsavia Centrale ogni notte tornavano nel quartiere Praga? Perché i polacchi non sopportavano il regime russo e in caso di una rivolta popolare i russi avevano una via di fuga assicurata, come successe in due occasioni nel 1830 e 1863, e fu così che i russi nel XIX secolo crearono il primo grande ponte in ferro battuto. Durante la Seconda Guerra Mondiale ci furono due sollevamenti a Varsavia Centrale, quello ebreo nel 1943 e quello polacco nel 1944. A seguito dei due sollevamenti la città fu quasi del tutto distrutta. A Praga, al contrario, non ci fu la lotta casa per casa, strada per strada come a Varsavia Centrale, e quindi la maggior parte del distretto di Praga sopravvisse, e questa è la prima distinzione da fare. Mentre dopo la ricostruzione Varsavia Centrale fu ripopolata non solo dai polacchi ma anche da stranieri, a Praga vivono solo gli autoctoni di generazione in generazione. La zona di Praga è considerata ancora oggi la parte di Varsavia arretrata e quindi c'è un conflitto. I polacchi che vivono e lavorano qui guadagnano di meno, i polacchi di seconda e terza generazione che vivono e lavorano a Varsavia Centrale guadagnano molto di più. Il pensiero dei varsaviani del centro è che questa parte della città funziona in modo completamente separato e quelli di Praga considerano i varsaviani del centro come stranieri, da qui l'appellativo di Varsavia Alternativa. Questa è la chiesa di San Floriano. Fu costruita alla fine del XIX secolo e già allora Praga si presentava come città separata da Varsavia. Di fronte a me c'è una scuola secondaria, un liceo, è una delle più famose di Varsavia perché conserva una lunga tradizione, dal 1875 a quasi 150 anni. Qui studiò Janusz Korczak, che dopo la secondaria si iscrisse all'Università Imperiale di Varsavia, dove la lingua ufficiale era il russo, ottenendo la licenza per esercitare la professione di medico. Korczak era sia un medico che uno scrittore e passò la sua vita dedicandosi alla pedagogia e ai diritti del bambino. La famiglia era ebrea e quando fu costruito il ghetto decise di aiutare i bambini rinchiusi negli orfanotrofi. Quando nel 1942 iniziò l'esecuzione della soluzione finale, gli fu data la possibilità di salvarsi, ma lui decise di rimanere con i suoi bambini, accompagnandoli nel loro ultimo viaggio, il campo di concentramento di Treblinka. Sono in un classico grande patio interno contornato da numerose case. I russi nel XIX secolo concentravano le proprie industrie in terra polacca, offrendo l'opportunità di nuovi posti di lavoro. Molte persone migrarono dalle province e i russi, volendo controllare questo traffico di persone, scelsero Praga come area in cui concentrare questi lavoratori. Oggi in queste case vive la settima o ottava generazione di quegli stessi emigranti. Anche se loro vivono in queste case da diverse generazioni, non sono loro i proprietari. Tutto questo è di proprietà del comune. Questo è un altro patio. Dietro quelle porte di colore grigio in passato c'erano i bagni. Prima della guerra Praga non aveva il sistema fognario e nemmeno l'acqua calda. Quindi la gente, se voleva fare la doccia o lavare i piatti, doveva sempre uscire e passare per il patio interno, anche con una temperatura di meno 30 gradi. I comunisti, dopo la Seconda Guerra Mondiale, installarono il sistema fognario in ogni appartamento, ma non il sistema di riscaldamento, che ad oggi è ancora a carbone, motivo per cui, a causa delle emissioni di monossido di carbonio, muoiono ancora persone ogni inverno. Un'altra questione interessante riguarda la produzione di alcol. Spesso i sotterranei di Praga diventano una vera e propria officina in cui produrre vodka in maniera illegale. Un litro di vodka a soli 2,50 €, mentre ogni notte nel quartiere ci sono feste in cui spuntano pistole e si verificano scontri a fuoco tra fazioni. Tutto ciò ha valso a questo quartiere il nome di Triangolo delle Bermuda. Ora vado alla strada principale del quartiere Praga, strada Tarkowa, tradotta come via del mercato. Questo edificio grigio è la sede della Compagnia Ferroviaria Nazionale, ma ha una lunga storia. Fu costruito nel 1929 sostituendo la vecchia stazione russa che collegava la città di Praga con Pietroburgo. E fino alla Seconda Guerra Mondiale, qui, come oggi, c'era la sede della ferrovia. Nel settembre del 1944 arrivarono i russi e rimasero nella zona Praga fino al gennaio 1945. Per 5 mesi un'ala divenne la sede del governo polacco che arrivò a Varsavia insieme agli inviati da Londra, mentre in un'altra ala c'era la sede della Guardia Interna di Sicurezza. Quando a gennaio 1945 Varsavia Centrale fu liberata dai tedeschi, la Guardia Interna di Sicurezza occupò tutto l'edificio perché il governo si trasferì a Varsavia Centrale. Nell'anno 1956, quando l'epoca stalinista terminò, si decise di far tornare questo edificio alla funzione originaria e dal 1956 ad oggi è Compagnia Ferroviaria Nazionale. Sto passeggiando per strada Targowa, la strada più importante di Praga. È la strada del mercato, perché in questo luogo, nel XIX secolo, vivevano i russi e crearono qui il loro centro di scambio.
Fino alla Prima Guerra Mondiale, molte imprese volevano avere i loro uffici lungo questa strada. Entro in un altro patio interno in cui si può osservare la statua della Vergine Maria. La presenza di una piccola cappella nei pati interni ha una storia ben precisa, risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Siccome la cattedrale era un po' lontana e i tedeschi già nell'ottobre del 1939 introdussero il coprifuoco dalle 18 alle 6 di mattina, la gente, per evitare di passare per strada, creò queste cappelle. I tedeschi non entravano mai nei pati interni perché avevano paura di qualche rappresaglia. Durante la Seconda Guerra Mondiale, infatti, circa 400.000 soldati polacchi operavano per la cospirazione. Questi sono gli angeli di Praga, il simbolo di questa città. Dopo la città di Praga, sono ora al Museo dell'Insurrezione di Varsavia, sicuramente uno dei simboli della capitale. Questo museo ripercorre i 63 giorni della rivolta polacca contro l'occupante nazista, dal 1 agosto al 2 ottobre 1944. Mi piace terminare questo reportage con una frase della celebre scienziata varsaviana Marie Curie, che meglio rappresenta la tenacia e lo spirito di resilienza di questa città. La vita non è facile per nessuno di noi, e allora noi dobbiamo perseverare e soprattutto avere confidenza in noi stessi. Dobbiamo credere che siamo dotati per qualcosa e che questa cosa deve essere raggiunta. Grazie e al prossimo viaggio!